Hai mai sentito parlare di questo duo che ha affascinato il mondo con la loro arte straordinaria? Se hai più di 60 anni, sicuramente sì. Ma per tutti gli altri, qualsiasi età tu abbia, siediti bene perché oggi ti parlo di un duo fantastico e che noi amiamo incredibilmente. Oggi scopriremo la storia affascinante di Shields e Yarnell. Ladies and gentlemen, Shields and Yarnell. Prima di cominciare mi presento, sono Dandy Dan e faccio insieme a DVG il comico visuale. In questo canale parliamo di comicità, dunque se sei dei nostri, visita il sito del nostro festival e soprattutto iscriviti al canale. Ora è il momento di conoscere meglio le vite di Shields e Yarnell. Chi erano queste due personalità così uniche e come si sono uniti per creare un duo indimenticabile? Shields, nome d'arte di Robert Bailey Shields, è nato il 26 marzo del 51 a Los Angeles, in California, mentre Yarnell, il cui nome era Lorraine Yarnell Jansson, è nata il 21 marzo del 44 a Inglewood, sempre in California. Mentre Shields aveva una passione per la recitazione sin da giovane età, Yarnell era interessata originariamente solo alla danza e al balletto. Yarnell iniziò a studiare la danza all'età di 4 anni e si era già affermata come ballerina all'età di 15 anni. Jane Kelly una volta descrisse il suo tit-tap quasi impeccabile. Come si sono incontrati e come è nata la loro collaborazione artistica? Il destino li ha fatti incontrare in un corso di mimo a Parigi, dove entrambi stavano perfezionando le loro abilità artistiche. Però bisogna dire che Shields ricevette una borsa di studio per frequentare la scuola del leggendario mimo Marcel Marceau a Parigi. Era il 1970. Lui era un mimo di strada nella Union Square di San Francisco, dove era conosciuto come una delle principali attrazioni turistiche della città. Lì, proprio a Parigi, hanno scoperto una straordinaria sinergia tra di loro e hanno deciso di unire le forze per creare un duo unico nel suo genere. Dopo averla incontrata, sono tornato a San Francisco e l'ho portata con me. Così ha ricordato Shields. Era il destino, disse Yarnell, che insegnò a Shields a ballare mentre lui insegnava a mimare. La combinazione di talento e creatività di Shields e Yarnell ha iniziato a fiorire sin da giovani, portandoli a unirsi e a iniziare una carriera che avrebbe presto incantato il mondo intero. Ma come hanno iniziato Shields e Yarnell nella strada dell'arte del mimo? Cosa li ha ispirati e come si sono perfezionati in questa forma d'arte così unica? Quali sono le prime performance? Le loro prime esibizioni sono state principalmente in piccoli teatri e locali notturni a Parigi. Le loro performance erano semplici ma affascinanti e le loro abilità nel comunicare senza parole ha catturato l'attenzione del pubblico. Hanno dedicato anni allo studio e all'allenamento nel mimo. Hanno lavorato con alcuni dei migliori insegnanti di mimo al mondo, perfezionando le loro espressioni, il movimento del corpo e la capacità di narrare le storie senza utilizzare la parola. Ma quali influenze artistiche hanno contribuito alla loro crescita? L'arte del mimo di Shields e Yarnell era influenzata da molte fonti, tra cui comunque il mimo francese Marcel Marceau e il cinema muto normale. Hanno adottato le tecniche classiche del mimo e le ha combinate con la loro creatività per creare proprio uno stile unico. Mentre perfezionavano la loro abilità, hanno sperimentato nuove idee e approcci al mimo. Il loro
percorso di crescita artistica li avrebbe presto portati a diventare dei veri maestri, pronti a conquistare il mondo con la loro magia silenziosa. È l'ottobre del 72. I due mimi dalla faccia bianca indossarono costumi coordinati da band leader e si sposarono con una cerimonia pantominata all'Union Square. Nel matrimonio c'erano mangiatori di fuoco, danzatrici del ventre, incantatori di serpenti, clown e mimi, e generò una folla così numerosa che le strade intorno alla piazza furono bloccate. Sebbene hanno divorziato a metà degli anni '80, hanno lavorato insieme fino al 2009. Ed ora entriamo nella parte più spettacolare della loro storia, la loro ascesa alla fama e le performance che li hanno portati alla ribalta. Ma soprattutto, qual è stata la performance più iconica del duo? Senza dubbio, una delle performance più iconiche di Shields e Yarnell è stata la loro interpretazione di Robot durante il programma televisivo The Muppet Show del 1977. Questa performance ha catturato l'attenzione del pubblico di tutto il mondo. Pazzeschi. Guarda, e poi dimmi se non ho ragione. La loro apparizione in The Muppet Show è stato un trampolino di lancio significativo. Inoltre hanno partecipato a programmi televisivi popolari come The Carol Burnett Show e The Sonny and Cher Comedy Hour, che hanno contribuito ad aumentare la loro visibilità. Shields e Yarnell hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Emmy Award per la loro eccezionale performance in The Muppet Show. Questo riconoscimento li ha consolidati come uno dei migliori artisti del mimo al mondo. L'eccezionale talento di Shields e Yarnell non solo li ha portati alla ribalta, ma ha anche catturato il cuore di milioni di spettatori di tutto il mondo. Una volta si sono esibiti in un teatro dove improvvisamente l'energia elettrica è andata via. Senza farla pesare, hanno improvvisato una performance a lume di candela. Il pubblico è impazzito. In situazioni impreviste, come costumi che si strappavano o attrezzature che si rompevano, riuscivano sempre a restare nel personaggio. Ed ora, come sono? E questa è una cosa che mi mette molta tristezza. Tutte le favole hanno un lieto fine. Per loro no, purtroppo. Ma rimangono comunque memorabili. Yarnell è morta di aneurisma cerebrale il 29 luglio del 2010, mentre guardava la televisione con suo marito, Bjorn Jansson, nella loro casa in Norvegia. Per Shield è stato davvero un trauma e il suo amore incondizionato per lei vive ancora in lui. Shields, che vive a Sedona in Arizona, ha una seconda carriera come pittore, scultore e designer di gioielli, ma continua a esibirsi. Welcome to my home. This is where I live and where I paint, where I create art. Surround myself with a lot of my art and other art. Most of my art. Crazy stuff. Il ricordo di loro è vivo perché quello che hanno fatto è unico. Ora sta a te informarti e capire tutta la loro grandezza. Io ti aspetto al prossimo video.